Illusione incredibile. Purtroppo è questo quello che ci rimane da questo Empoli-Venezia pazzesco. Secondo tempo, soprattutto gli ultimi minuti, un inferno, quelli che mi aspettavo giustamente un po' per tutta la partita. Per poco non la si vinceva. Purtroppo il vantaggio è durato un minuto, forse anche meno. Un minuto neanche giocato, cioè la pausa giusto per fare i cambi e poi Sì, hanno quindi subito segnato loro. pochi secondi veramente. E di fatto ce la stavamo facendo. Poi per assurdo negli ultimi minuti poteva finire veramente in tutti i modi. Cioè potevamo rivincere, cioè rifare gol noi, È potevano fare vero? gol loro. Un disastro. Un casino, era un po' tutto sparigliato, però vabbè, in fin dei conti, cioè, illusione veramente incredibile perché bastava gestire un attimo la situazione, invece Sì, bastava gestire il vantaggio, come avevamo detto, abbiamo sempre questa difficoltà nel gestire il vantaggio. Purtroppo, se non lo fai, perdi. Cioè, pareggi, una partita che comunque potevi vincerla perché mancavano 10 minuti. Cazzo, 10 anche meno, minuti, anche meno, anche cerca meno. di tenerli, Anche no? meno. Non so i minutaggi adesso, non ho rivisto perché è successo veramente tutto troppo Sì, velocemente. Però veramente, cioè lì non so se dar colpa alla difesa perché la dinamica è un po' particolare, nel senso che lì veramente fa una giocatona Anjorin, un bel cioè si gol inventa un gol a anche. giro, bellissimo. Quindi, cioè, arrivo a dare responsabilità alla difesa che alla fine ha fatto bene, si può dire, No, per tutta la partita, quindi non so quante colpe dare alla retroguardia. peccato. Insomma, pensavo che la fortuna andasse dalla nostra, invece un minuto dopo sono stato smentito. E quello un po' mi dispiace perché alla fine il primo tempo l'abbiamo fatto bene, si può dire, anzi, un grandissimo primo tempo, mancava solo il gol. Vero. Primi 10 minuti un po' ha fatto l'Empoli il gioco, ha giocato un po' di più, anche meglio. Poi ci siamo un attimo ripresi e alla fine Abbiamo nel primo dominato, sì, tempo l'abbiamo dominato tutto noi. assolutamente. E infatti meritavamo anche nel primo Sì, tempo di segnare. Ne sì, abbiamo sprecate tante anche lì. tante, soprattutto palle inattive, al di là di quella grandissima occasione di Doumbia dove facciamo una bellissima azione, arriva il tiro Doumbia e lì fa... Sì, arriva il tiro Vero. in maniera anche un po'... era da terra praticamente, e fa un bel tiro e la para Vasquez, quindi farà una bella Mm, parata tra l'altro, quindi sicuramente una grandissima occasione e ovviamente punizioni su punizioni, angoli, è il angoli classico. di soprattutto Kike Perez e poi punizioni di Nicolussi Caviglia, tutte pericolose, tutte veramente insidiosissime che costringono Vasquez all'intervento tutte le volte praticamente. Quindi almeno nel primo tempo un gol ce lo meritavamo. E invece paradossalmente secondo tempo segna l'Empoli con una gran girata di Fazzini e lì io l'ho vista veramente male Sì, perché non ce lo meritavamo e l'ho vista veramente male, mi sono buttato giù un po' come tutta la mm, squadra devo dire. Ho visto esatto. un po' che Sì, tutti quanti. un Venezia un po' tramortito dopo il gol. Infatti abbiamo S- rischiato varie volte di prendere anche il secondo Esatto, alla fine in quei sì. minuti lì. Comunque è un pareggio che non serve a nessuno, né a noi né a loro. È veramente un risultato che doveva finire o con la nostra vittoria o con la loro. È una partita che non mi aspettavo così brutta. Cioè, nel senso, abbiamo giocato anche bene, però il risultato doveva essere la vittoria, doveva essere solo quello, secondo E me. ce l'avevamo fatta. E ce l'avevamo fatta e l'abbiamo buttata così. Sì, con Tutto anche... subito, tra l'altro, non hanno fatto neanche il tempo a realizzare, ma neanche No, loro no. probabilmente del gol e hanno già subito segnato, quindi è stata veramente brutta Cioè, come adesso cosa. parlandone un po' sto realizzando che di fatto eravamo passati in vantaggio, però veramente è durato talmente poco che neanche materializzato il gol e subito l'abbiamo subito. Alla fine, cioè, era arrivato il gol anche Yeboah che non Mm, aveva mai segnato, sembrava un po' un segno un po' di tutto del destino quasi, no? Che era arrivato al gol con la papera di Vasquez, tra l'altro, perché sennò lì Yeboah esatto. non gli arriva proprio il pallone. Quindi insomma sembrava girare tutto nel verso giusto, trova il gol Busio, quel 2-1 pazzesco, insomma anche sì, bella azione e tutto. E poi arriva la ribattuta, arriva Busio bene, e 2-1. Cioè sembrava veramente indirizzato tutto per il nostro verso. Per una volta la fortuna stava pagando, ci stava un po' ripagando. Sì, anche singolarmente Non è bastato. comunque oggi hanno fatto tutti bene, si vedeva che Sì, hanno preparato bene la partita, anche se è iniziata in modo diverso del solito, perché abbiamo visto dal primo minuto Busio in una posizione da seconda insolita, punta, sì. che non abbiamo mai visto lì,
È stata un po' una scelta che non mi è piaciuta molto perché Busio non l'ho visto bene lì per niente, perché cioè già nelle scorse partite non l'ho mai visto bene di per sé, perché non mi sembra troppo in forma. Poi vederla Ok. fare un ruolo così importante lì davanti, che di solito abbiamo anche molta fatica. Oggi non abbiamo neanche visto Ristagno entrare in campo. Dice molto, a me è un segnale brutto questo, perché Sì, piuttosto ho fatto entrare Iboa, che io avrei fatto giocare al posto di Busio in quella Busio. posizione, sinceramente lo vedo al di là del gol, perché comunque anche nel secondo gol che facciamo è lui comunque a saltare l'uomo e a creare tutta la dinamica che poi si creerà col gol di Busio. Mi sembra proprio in forma, cioè il ragazzo mi sembra in Mm. forma, mi sembra in palla e quindi va fatto giocare. Mi sembra un po' l'Oristagno della prima parte di stagione, per fare un paragone un po' azzardato. Oristagno onestamente sta dando pochissimo, ultimamente ha fatto bene per me a non farlo giocare, però al posto non le avrei preferito, cioè non so se ha messo Busio per dare più palleggio, perché poi effettivamente nel primo tempo abbiamo dominato a livello di possesso palla, quindi se era quello che si voleva creare, che voleva Di Francesco, c'è riuscito. Sì, Però non però so se fosse quello, perché eh, offensivamente attacco sterile, ancora di più del solito forse, con sì, Busio lì. buona manovra tutto, Eh, veramente, rotazioni, meccanismi che funzionano, però non lo so, cioè Busio in quella posizione lì, quella posizione lì non mi convince neanche a me. E quindi sì, in quella posizione onestamente, se nelle prossime partite continuo a vedere male Oristagno o Di Francesco, come lo vediamo noi d'altronde, eh. io cioè, proverei uno Yeboah che almeno è un po' più vivace in questo periodo e magari anche aver trovato il gol lo aiuterà sicuramente. E poi anche al di là di quello, con le giocate, ha caratteristiche che ha anche Oristagno, però Oristagno non te le può più fornire ultimamente, quindi andrei su di lui per le prossime partite, onestamente. Al di là di questo, comunque, è un pareggio che lascia un po' tutto lì. Sì, tutto ancora aperto come Sì, sempre e non dobbiamo fa. vedere le prossime partite. Assolutamente, sono partite dure per noi. Ho un po' analizzato nel prepartita il calendario nostro che avremo e sicuramente, spoiler, l'Empoli ce l'ha un po' più facile. Esatto. Noi, cioè, già la prossima abbiamo il Milan, quindi è già un tutto Eh, dire. È dura, cioè, noi abbiamo un calendario abbastanza difficile, così come il Lecce, e l'Empoli invece ce l'ha un po' più tranquillo. Magari non vuol dire niente perché comunque siamo una squadra abbastanza in palla, onestamente, perché siamo stati vivi al di là del secondo, del minuto, dei minuti dopo il gol subito, dove lì siamo un po' mm. effettivamente calati, per carità, è vero, però siamo una squadra viva che Sì, gioca e tutto, già dobbiamo che avere un po' più di fortuna, neanche concentrazione perché io non arrivo a dare troppe colpe, ah, soprattutto sul primo sì, perché lì Izze se lo perde quello sì. Fazzini, quello è un errore però. Fa un Sì. errore ogni morte di papa. Comunque già che siamo riusciti a fare 2 gol è tanta roba, perché i 2 gol in Sì, una no, vero. partita è da tanto che non lo vedevamo, quindi quello è buono, però per il resto Sì, 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 è vero. Tra eh, l'altro uno gol su palla inattiva, ok, ma un gol su azione. esatto, di nuovo. L'altra volta dopo il Monza. Quindi sì, sì, da quel punto di vista offensivo sicuramente domani se riusciamo ne riparleremo, quindi commentate qua Mm. sotto. Vediamo se riusciamo a fare domani il video risposte ai commenti solito. Comunque scrivete qua sotto quello che volete e domani ne parliamo insieme, insomma vi rispondiamo e ne parliamo un po' meglio. E comunque fino alla fine sarà durissima, però insomma siamo ancora vivi e mancano 5 partite. Sì, Eh, sarà un finale tosto. Sì, tostissimo e fino alla fine. speriamo bellissimo. Eh, È sempre Forza è Venezia. sempre Forza Unione.